Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video dal boss, dal mostrino e dalla Gina. Se ci avete seguito la settimana scorsa vi abbiamo portati a mangiare in una trattoria dentro un ex frantoio fantastica, ma adesso andiamo a scoprire la città che muore. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Piazza Ricci ragazzi c'è il parcheggio e potete venire al Belvedere, che è quello dove abbiamo appena fatto anche l'immagine di copertina, dovrebbe essere quella. Poi sempre da qui dal Belvedere si va giù per questi gradini e si arriva al piazzale dove c'è la biglietteria. E tutti quelli sopra a fare le foto, mi raccomando, che è una struttura molto stabile. E questo è poi il motivo per cui viene chiamata la città che muore, perché pian piano si sta sgretolando. Una cosa che non mi ricordavo e che mi sono accorta da qui è che su così la salita andare a Civita del Ponte. Ticket pagato, adesso aspetta una leggera scarpinata. Carpignola. Ovviamente gorgola un goccino di acqua ragazzi, non starei neanche a dirlo. Fare il ticket online, se volete vi lascio il link sotto. Grande così, ma ogni angolo è un qualcosa di meraviglioso. Guardate qua. Sì, è una poesia, Anche iniziare a raccontarvi qualcosina di Bagnoregio, perché ho studiato prima di venire qua. Pare che questo fosse una di due contrade di un'unica città chiamata Balneum Regis. Ma non è finita la storia. Sapete perché si chiamava Balneum Regis? Occhio al gradino amore. Osteria voglia. Che se no. Qui passò il re longobardo Desiderio.
questi luoghi Desiderio si ammalò molto gravemente, ma grazie alle acque termali che qui scorrono guarì e denominò questa città che lo fece guarire appunto Balneum Regi, cioè bagno regio per le acque termali. Nel 1695 ci fu un fortissimo terremoto. Da lì iniziarono letteralmente a fuggire le persone che abitavano a Civita di Bagnoregio e non fu l'unico terremoto perché ce ne fu una successione. Da lì iniziò il declino di questo borgo. Civita di Bagnoregio è chiamata la città che muore perché gli Etruschi le edificarono su questo sperone di tufo, che però purtroppo è una roccia molto delicata e soggetta agli agenti atmosferici, quindi destinata a continuare a sgretolarsi nei secoli fino a rimanere nulla. Punto il boss si è arreso perché non sa più cosa fare. Noi abbiamo mangiato, abbiamo la pancia piena, siamo leggermente stanchi e con la gola un po' piccanti. Ho fatto la rima tipo il poeta di mattina, ma guardate qua, abbiamo questo locale che è un qualcosa di stupendo. Andremo a mangiare? Non andremo a mangiare? Non lo so. No, il problema grave, ragazzi, è che noi in teoria non abbiamo fame, quindi non lo so come la vogliamo, ce la vogliamo giocare sta cosa. Qui ragazzi vi danno il wifi perché sennò non prende una mazza neanche la luce e poi c'è da scaricare online tutto il menu. Sempre per merito mio che sto portando il boss in questi posti tutti così particolari, scavati nel tufo a mani nude con le unghie. Gli uomini primitivi si addentavano in queste caverne. Questa qui è una birra artigianale, ci ha detto il proprietario del locale, ed è una scura. Ultimamente sto iniziando ad apprezzarla perché si sente un po' ultimamente sempre quel po' di amaro, ma comunque rimane sempre quel retrogusto un po' dolce. Il mostrino ha preso l'uovo al tegamino col tartufo, guarda che bello. Esatto, che è. sembra quasi una spolverata di cioccolato. Esatto, e io ho preso la mozzarella di bufala con le acciughine. Secondo me questa qui è il miglior modo per uccidere il tartufo, cioè con l'uovo. Io purtroppo sono un drogato di questo genere di alimento, ne mangerei tipo 10-12 solo io. Se sbagli l'uovo così ti vengo a prendere a casa. Come mangiarlo? Dovrai tagliarlo, boss. Dici vero? Perché io lo agguanterei. Una delle cose più buone secondo me è il pomodoro quando è bello maturo che sa di sole. La mozzarella di bufala è una DOP, si chiama la Perla del Tevere. L'hanno appena sciolta con sopra i pomodorini con l'olio buono e questa acciughina qui che non so, mi era qualcosa ma non me lo ricordo. Buonissimo. Poi qua nei formaggi, che sono tutti pecorini comunque non spinti, quello stagionato, hanno anche tutto, vedi, la sua parte della mermellatina di fianco alla confettura. Ve li assaggio un po' tutti quanti? Non sento più niente. È molto strana. È vero, c'era, ma strana. È dolce, secondo me è tipo mista di qualcosa. Non è solo lei. Sono tutti molto eccezionali. Qui è pepe. Non sento sapori che boom,
Sono tutti sapori un po' delicati, queste marmellate ci sono tipo le pesche, la pera, il fico, ma sono tutte molto delicate. Sono tutti comunque dei pecorini ma non stagionati, quindi non hanno dei sapori molto forti e spiccati. Comunque non si sbaglia. Abbiamo speso 53 euro, adesso qua non so se si vede la didascalia. Considerate che questo qui è un po' sopra normalmente è quello che mangiamo noi e i prezzi sono un po' più cari. Diciamo che sicuramente è un posto molto più elegante e fighetto rispetto a quelli che siete abituati a vedere sul canale. Però se venite a Civita, che è un posto molto particolare, anche romantico volendo, e alla sera volete mangiare comunque buono, senza cose che vi lasciano però a bocca aperta, con prodotti di qualità, questo è il posto giusto. Facciamo giusto 2 riprese perché non sappiamo se torneremo ancora presto. Qua. Esatto. E soprattutto perché nel prossimo video vi facciamo vedere 3 borghi che probabilmente non avete mai visto, uno fantasma, uno delle fiabe e uno sospeso. E qua ragazzi vi salutiamo e vi diamo la buona nanna perché a noi manca una tisanina calda al prossimo video. Ce la farò, ce la faremo, ce la farai? Sì. Suino, il porco.